Non vi nascondo che già da un paio di mesi sono molto attratto dai Microsoft Surface, dei tablet PC 2 in 1 che coniugano la comodità e la trasportabilità di un tablet con la flessibilità offerta da un laptop Windows. E più di una volta ho pensato di recensirvene uno qui sul canale, ma c'è un piccolo problema: costano, passatemi il termine, un botto. Quindi in questi 2 mesi ho passato a setaccio tutto il mercato dei laptop PC 2 in 1 cinesi e ho trovato quello che secondo me è il miglior laptop PC 2 in 1 clone di un Microsoft Surface, ovvero il Teclast X4. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Michele. Oggi insieme al Teclast X4. Credetemi, ne ho cercati davvero tanti in rete, alla fine ho scelto questo dietro consiglio di una mia cara amica, ciao Daniela, che mi ha detto provalo Michele, è davvero bello, ben fatto, ti troverai bene, quindi ascoltiamola e vediamo se ha ragione. Inizio rispondendo ad una domanda: perché comprare un laptop PC 2 in 1 come questo? Beh, sicuramente non per giocare e non per montare o renderizzare video 4K, ma è un'ottima alternativa al tablet se cercate un dispositivo che sia facilmente trasportabile e utilizzabile in qualsiasi situazione. Ottimo per tutti quei programmi leggeri come la scrittura su Word, ad esempio, la navigazione online e così via. Io ad esempio utilizzo questo dispositivo ogni mattina per postarvi le offerte sul mio canale Telegram Tech Best Deals, per fare un po' di ricerca online e per guardarmi qualche video su Netflix. La sua grande comodità è che può trasformarsi da laptop a tablet in un istante. E ora andiamo a vederlo più nel dettaglio. Le caratteristiche tecniche sono display 11.7 pollici IPS Full HD con touch a 10 punti, Intel Gemini Lake N4100 di ottava generazione quad core fino a 2.4 GHz più GPU Intel Graphics 600 a 700 MHz di nona generazione, 8 GB di RAM più 256 GB di SSD e ovviamente monta Windows 10. Il tablet si presenta molto bene con questo grande display frontale con cornici non troppo pronunciate e nella parte posteriore è interamente in alluminio. Nella confezione, oltre al dispositivo, troviamo solo i manuali di istruzioni e il caricabatterie con presa proprietaria da 2 A che sinceramente non ho mai utilizzato, ragazzi, perché questo tablet, PC, chiamatelo come volete, può essere tranquillamente ricaricato tramite la porta USB di tipo C, utilizzando magari anche un caricabatterie da 3 A. Però veniamo subito al primo dei 3 difetti di questo dispositivo. Niente di grave ovviamente, però è giusto segnalarli. È sicuramente il display, che è dotato di un trattamento oleofobico davvero poco efficace. Basteranno poche ditate per lasciare un sacco di impronte. E considerando che il display è touch a 10 punti, questo è un piccolo problema. Problema comunque ovviabile andando ad installare una pellicola protettiva che viene venduta nella confezione, ma io stupidamente ho rimosso subito perché non amo proprio le pellicole protettive, però è un problema mio. Sulla parte frontale abbiamo anche la webcam, il tasto touch per accedere al menu di Windows e 2 speaker stereo, una a destra e una a sinistra. Nella parte posteriore invece abbiamo la cam HD di qualità discreta, nella parte superiore abbiamo l'ingresso per micro SD, il bilanciere per il volume, io lo chiamo così, e il tasto di accensione. Sui lati abbiamo l'ingresso 3.5 mm, una porta USB 3.0, l'ingresso per il caricabatterie di serie, l'uscita micro HDMI per collegarlo magari ad un monitor o televisore esterno, un'altra porta USB 3.0 e infine la porta multifunzione USB di tipo C, che può essere utilizzata sia per trasferire file sia per ricaricare il dispositivo. Nella parte inferiore invece abbiamo i contatti per collegare la tastiera magnetica. Tornando alla parte posteriore abbiamo questa aletta sempre in alluminio che può essere sollevata per andare ad appoggiare
appoggiare il laptop, il tablet su un piano e notiamo che le cerniere sono anch'esse in metallo e sembrano molto solide. Non cedono praticamente mai anche quando andiamo a forzare un po'. E sotto questa aletta metallica si nasconde lo scompartimento dove andare a inserire un nuovo SSD. Se magari quello di serie da 256 GB dovesse risultarvi un po' stretto, potrete tranquillamente rimuovere quello originale e inserirne uno nuovo. Come avete visto, la tastiera non è inclusa nella confezione del tablet che viene venduto singolarmente senza accessori, a parte il caricabatterie, e potreste anche utilizzarlo solo come tablet, però secondo me non ha molto senso perché questi dispositivi nascono come tablet PC 2 in 1, quindi andrete a comprare sicuramente anche la tastiera. Quindi vi dico ora quanto costa, vi parlo dei prezzi. Il tablet, l'unità principale, costa dalla Cina meno di 300 euro, sui 260 circa. La tastiera invece viene attorno ai 45-50 euro, quindi sui 300 euro per avere tablet più tastiera, ed è un prezzo ragionevole e decisamente basso, specialmente se lo rapportate con i già citati Microsoft Surface o comunque altri dispositivi più costosi ma con caratteristiche tecniche praticamente uguali. E inoltre, se volete, c'è anche la penna venduta anch'essa separatamente che costa tra i 30 e i 40 euro. Se volete utilizzare questo dispositivo per il disegno, per prendere appunti molto velocemente con la penna, non disegno professionale perché non è dotato di più punti di pressione, se vi interessa potete comprarla a parte. Il prezzo ve l'ho detto, siamo tra i 30 e i 40 euro. Con 350 euro circa avete solitamente il pacchetto completo. Questo è un punto negativo secondo me. Non ho mai apprezzato quando si vendono tutti gli accessori singolarmente, specialmente quando sono importanti come la tastiera in questo caso, ma vabbè. La tastiera è disponibile in quest'unico colore. Lo definirei un blu scuro, ragazzi, perdonatemi, io i colori so solo bianco, giallo, verde, blu, non so le varie tonalità. Questo è molto elegante come colore ed è uniforme su tutta la superficie della tastiera. Tastiera QWERTY internazionale, quindi senza le lettere accentate segnate, però sono sempre lì dove le trovate solitamente con la vostra normale tastiera, ma per il resto è davvero molto ben fatta, con tasti ben distanziati, con un ottimo feedback alla scrittura. Sono tasti gommosi, come tutta la tastiera ha questa sensazione di essere gommata, è molto piacevole al tatto, non si sporca facilmente, quindi direi un punto positivo. Questo per quanto riguarda la tastiera. Il secondo punto negativo di questo dispositivo secondo me è il touchpad, il mouse che trovate qui in basso. È abbastanza piccolo, non è comodissimo, sì, c'è da farci un po' l'abitudine, una volta che imparate ad usarlo è abbastanza comodo, però lo avrei preferito un po' più grande. Comunque va più che bene, considerando che questo dispositivo è touch. Il collegamento tra tastiera e tablet è magnetico ed è quasi automatico. E una volta completo tablet più tastiera, da chiuso sembra quasi un libro, molto bello ed elegante. L'apertura avviene in questa maniera, potete aprire magari prima la tastiera e poi andare a regolare la letta metallica posta nella parte posteriore del dispositivo. L'SSD incorporato è molto veloce, infatti i tempi di accensione sono davvero brevi, inferiori ai 20 secondi, solitamente siamo sui 14-15 secondi per l'avvio completo. Considerate che io lo sto utilizzando già da oltre un mese, ho già installato molti programmi, quindi già per questo ha leggermente rallentato, solitamente è anche più veloce di così. Ma veniamo ora all'esperienza d'uso di questo Teclast X4 con i principali programmi con cui lo utilizzerete. Partiamo con il più classico software di scrittura, ovvero Word. Si apre in pochi secondi e la tastiera, come vi ho detto poco fa, è molto comoda, con tasti molto distanziati si riesce a digitare qualsiasi cosa molto semplicemente. Decisamente comodo se volete prendere appunti in pochi istanti, magari in università mentre il professore sta parlando, sta spiegando comunque l'argomento del giorno. Segnalo che la tastiera, nonostante sia sollevata ovviamente, non flette assolutamente nemmeno quando la pressione è molto pesante, quindi anche sotto questo aspetto ottimo lavoro di Teclast. Sulla tastiera non mancano nemmeno i tasti funzione. Come
come ad esempio la regolazione della luminosità del display. Display abbastanza luminoso, si vede senza problemi anche quando siamo all'aperto. Display touch molto reattivo, è davvero comodo utilizzarlo semplicemente con il nostro dito o magari con la penna da comprare a parte. E come vedete in questa semplice schermata di Paint potrete divertirvi a scarabocchiare come volete. Il processore ovviamente non è pensato per il gaming, per il rendering, non chiedetegli di fare queste cose, è un processore a basso consumo, infatti la sua batteria dura tranquillamente 7-8 ore, ma se volete utilizzare questo dispositivo per fotoritocco molto leggero con programmi non troppo pesanti come ad esempio GIMP, io utilizzo sempre lui, mi trovo molto bene, beh, potete farlo tranquillamente anche aiutati dall'ottimo display touchscreen. E anche in questo caso sento molto la mancanza della penna che mi avrebbe sicuramente aiutato in questa recensione, penso proprio che la comprerò. Non manca ovviamente il pinch to zoom, si dice così ragazzi, cioè insomma potrete allargare la schermata con le dita in quanto il display supporta tocco fino a 10 dita contemporaneamente. Per quanto riguarda invece la qualità del display, che è un'unità 11.6 pollici IPS Full HD, direi davvero niente male se consideriamo il suo prezzo. Potrete riprodurre senza problemi file video fino ai 4K 60 fps, in questo caso sto riproducendo un video in 4K pieni, lo utilizzo molto spesso in questi test, non c'è nessun impuntamento, è molto fluido e anche i colori secondo me sono ben tarati, ma giudicate voi. Per quanto riguarda invece la qualità audio, lo state sentendo? Sì, la qualità è buona, però l'audio non è molto alto. Quindi se utilizzate questo dispositivo magari in ambienti affollati, munitevi di cuffiette auricolari perché l'audio non è potentissimo. La navigazione online invece direi che è praticamente la morte sua, cioè ragazzi, nasce per questo, è molto piacevole da utilizzare, un'ottima esperienza tra i browser internet, quindi sotto questo aspetto assolutamente promosso. Io ora sono sul mio sito Tech Best Deals, mi raccomando visitatelo perché pubblico molte offerte. Posso utilizzare senza problemi il display touch con il pinch to zoom, oramai ho imparato questo nuovo termine, ma comunque è sempre fluido, scattante e risponde subito ai comandi. Per quanto riguarda i video su YouTube, anche in questo caso potrete riprodurre video fino alla risoluzione 4K senza particolari problemi. Ora confrontiamo le sue dimensioni con quelle di un laptop classico, in questo caso il Teclast F15 che utilizzo molto spesso nei miei video. Direi che la differenza è evidente ed è tutto a beneficio della comodità, trasportabilità e dell'utilizzabilità. Mamma mia, è uno scioglilingua. Per quanto riguarda le fotocamere invece, quella frontale va benissimo per Skype, quella posteriore invece è HD di qualità leggermente superiore, in ambienti ben illuminati magari riuscite a fare un bello scatto, ma non è nulla di professionale, non è a livello di una fotocamera da smartphone come un iPhone, uno Xiaomi Mi Note 10, fa quello che può, non chiedetele troppo. Bene ragazzi, e questo era il Teclast X4, un tablet PC 2 in 1, clone del Microsoft Surface, ma chiamarlo clone secondo me è un po' un'offesa perché ha una sua precisa identità, costruito bene, funziona bene, quindi straconsigliato e non ha nulla da invidiare a dispositivi più costosi. Io lo utilizzo da oltre un mese, comodissimo in mobilità, lo uso per postare le offerte sul mio canale Telegram, per navigare online, per creare le miniature per i miei video, per andare a caricare online i miei video stessi di YouTube, quindi direi che mi sto trovando davvero molto bene e ve lo consiglio. Vi ripeto i prezzi: l'unità principale, il tablet, costa attorno ai 260-270 euro, la tastiera viene tra i 40 e i 50 euro e il pennino, che io non ho comprato per ora, viene tra i 30 e i 40 euro. Le parti fondamentali sono ovviamente il tablet e la tastiera. Se cercate un dispositivo molto comodo e trasportabile da utilizzare praticamente ovunque, beh, questo Teclast X4 è perfetto per voi. Ovviamente non è una macchina da gaming, non è una macchina da montaggio video, però è una macchina, un dispositivo perfetto per
lavorare o per studiare, ma anche per navigare online, svagarsi un po', magari guardando qualche video, film, serie TV su Netflix o qualche altro servizio streaming, oramai spuntano come funghi. Se volete acquistarlo, ragazzi, trovate tutti i link d'acquisto qui sotto in descrizione video, insieme ad eventuali coupon che vi ricordo non sono eterni, hanno una scadenza, ma che pubblico sempre aggiornati sul mio canale Telegram delle offerte Tech Best Deals, che trovate linkato anch'esso qui sotto in descrizione video, insieme ai link per il nostro gruppo Facebook Droni e Tecnologia Italia e il nostro canale Instagram ufficiale. Entrate numerosi! Se avete una qualsiasi domanda o dubbio su questo dispositivo, non esitate a chiedere lasciando un bel commento qui sotto, io sono come sempre a vostra totale disposizione. E infine, amici, vi ricordo che tutti i nostri video, le nostre live, anteprime, prove e recensioni sono totalmente gratuite per voi, lo saranno sempre, non vi chiediamo nessuna donazione, nessun abbonamento, ma se volete supportarci ci basta un semplice e gratuito like, un commento, una condivisione, iscrivetevi se non l'avete già fatto, attivate la campanellina per non perdervi le notifiche dei nostri nuovi prossimi video e direi che questo è davvero tutto, ci vediamo qui sotto nei commenti e ovviamente ci vediamo anche qui nel nostro prossimo video su Addicted to Tech. Ciao ragazzi!